Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue su Instagram, sui social, sa che da un po' di tempo ho messo il gancio traino, ho comprato rimorchio, eccetera. Volevo fare un video su questo discorso. Il video di oggi sarà un discorso sul gancio traino. Poi faremo un video anche sul mio rimorchio, ma lì ci sono un po' di cose da far vedere. Allora, il gancio traino che cos'è? È quella specie di pezzo di ferro che vedete che spunta dietro macchine, furgoni, eccetera, con una palla. Poi una volta mi ricordo quando ero piccolo che si usava a vedere la palla del gancio traino coperta con una pallina da tennis, no? Adesso questa cosa un po' è sparita, però ho questo ricordo di quando ero piccolo. Il gancio traino è un gancio che si monta sul mezzo per trainare qualcosa. Questo qua è il concetto generale, no? E qui vi faccio subito una premessa a priori. Se avete idea che nella vostra vita possa servirvi un gancio traino, nel momento in cui acquistate un'auto nuova, un furgone, quello che sia, verificate se riuscite ad averlo come accessorio di primo equipaggiamento, perché vi togliete un sacco di grane, risparmiate un sacco di soldi perché costa circa un quarto e soprattutto avete una cosa fatta dalla casa madre, molto spesso è completamente a scomparsa, in auto di un certo livello addirittura è magari elettrico, quindi lo azionate dall'abitacolo, insomma ci sono varie opzioni, però in condizioni normali come la mia, dove vi trovate ad avere già un mezzo e sentite la necessità di mettere un gancio traino, allora c'è tutta la procedura di acquisto, installazione, eccetera. Il gancio traino perché si mette? Il gancio traino si mette, diciamo, in versione persona privata, perché magari devi attaccare la roulotte, perché magari devi metterti il portamoto, magari devi mettere il rimorchio per andare via col quad, le moto da cross, varie tipologie che possono essere ludiche o anche utili, perché magari usate un piccolo rimorchio per fare un trasporto di cose vostre, piuttosto che, come detto prima, classico utilizzo delle roulotte, no? Oppure come lavoro. Ci sono proprio delle attività che vivono lavorando col gancio traino, perché sul gancio traino puoi attaccare una scala per fare i traslochi, puoi attaccare tutto l'ambaradam per fare i panini. Ci sono una varietà di accessori da attaccare al gancio traino che non avete idea. Ci sono delle ditte specializzate inoltre che realizzano dei rimorchi su misura. Discorso poi anche, già, perché se ho il monitor dietro con lo screensaver allora sono youtuber, questa cosa mi rimarrà sempre. Ci sono il discorso poi delle case mobili, perché adesso ci sono le case mobili che si attaccano al gancio traino. Il gancio traino l'ho dovuto mettere per ampliare il volume utile al trasporto di cose. Nello specifico il mio furgone, che è il Berlingo XL, è già grosso per la taglia di furgone, ma iniziavo ad avere dei problemi perché col mio lavoro devo caricare pannelli fotovoltaici, batterie, inverter, roba un po' grossa, e le opzioni erano due: o cambi furgone, ma cosa succede? Che intanto lo devi cambiare, poi devi smontare tutto l'allestimento, farne un altro, quindi per me cambiare furgone diventa una cosa veramente un'impresa. Prendendo un furgone più grosso aumentano le spese, aumenta lo spazio necessario per poi tenerlo sostanzialmente, perché non entra più in un garage, magari devi avere un capannone, insomma varie problematiche di gestione ed economiche, ma poi soprattutto mi sarei ritrovato ad avere un furgone grosso che non mi serviva tutti i giorni. Io mi trovo benissimo a girare col Berlingo, che è piccolo, veloce, maneggevole e tutto. Quando ho bisogno di caricare, attacco il rimorchio e carico. Questa per me è stata la soluzione ideale e adesso, a distanza di mesi, vi confermo che per me è stata una cosa azzeccatissima. Certo, ho speso dei soldi, non è una cosa che si fa gratis, però ho risolto il mio problema. Quindi gancio traino per lavoro, il furgone non ce l'aveva e bisogna andare avanti con tutto il discorso. Ho fatto fare dei preventivi, perché il gancio traino devi farlo montare. Devi farlo montare perché è vero che vendono i kit e costano anche relativamente poco. Adesso un gancio traino come il mio mi sembra costava sui 400 euro il kit. Ma il gancio traino va installato da officine autorizzate, perché poi devono andare in motorizzazione e farsi dare l'aggiornamento da appiccicare sul libretto. Ho fatto fare vari preventivi, ma giusto per curiosità, perché sapevo già dove avrei montato il gancio traino. Io il gancio traino l'ho montato nella mia carrozzeria di fiducia, che è anche abilitata a montare i ganci traino, che è la carrozzeria Pastè di Caluso, specializzati in moltissime cose, e porteremo avanti il discorso anche con il Subaru, chiusa parentesi, ma
ho voluto farmi fare dei preventivi e vi dico che quando siete in quella fase di fatto vedrete che sono tutti allineati. Mi hanno sempre proposto tutti un gancio traino di una marca che si chiama Brink, che è la più diffusa probabilmente ed è molto di qualità, e vi dico evitate di comprare kit economici perché il gancio traino è una cosa seria, deve essere materiale ok, e vi dico i preventivi più o meno ne ho fatti fare 6 o 7 per curiosità, ma ballavano proprio 20-40 euro al massimo, erano tutti allineati. Un furgone come il mio costava circa 1000 euro più IVA a mettere il gancio traino. Sono parecchi soldi, sì, ma hanno un perché. Allora, gancio traino come il mio, vi faccio vedere che nel kit c'era un sacco di roba, pezzi, non pezzi, stuff, eccetera, perché va attaccato in un certo modo. E adesso nello specifico vi faccio vedere cosa hanno dovuto fare in carrozzeria. Allora, innanzitutto calcolate che bisogna tirare via il paraurti. Bisogna essere attrezzati, bisogna avere un ponte, bisogna sapere come procedere per la rimozione senza fare danni. Nel mio caso, il mio gancio traino non richiedeva il taglio del paraurti. Bisogna togliere la traversa originale del mezzo di rinforzo e iniziare a montare tutta la meccanica del kit, che in questo caso prevede 2 rinforzi trasversali che vanno ad attaccarsi al telaio e che vanno poi sulla sbarra proprio effettiva, la barra, una serie di staffe, tutta roba che monta sui fori originali del mezzo, quindi non bisogna, almeno in questo caso, fare modifiche. Una volta verificati tutti i serraggi con una dinamometrica, tutto fatto come si deve, la meccanica del kit è pronta e voi vi trovate il vostro gancio traino, a cui poi vedrete verrà aggiunto la connessione e l'innesto, perché in questo caso è un gancio traino ad estrazione verticale. Ma arrivati al punto che c'è tutta quella roba montata, non è finita, perché c'è tutta la parte elettrica. Mi aspettavo ci fosse da intervenire, ma non pensavo fosse così problematica. Io poi la parte elettrica l'ho seguita insieme a loro perché sono pignolo, me la sono voluta guardare. Quando vi affidate a un professionista sanno già cosa devono fare. E qual è la difficoltà? La difficoltà è, e ve lo faccio vedere direttamente a monitor, che bisogna arrivare all'impianto elettrico della vettura, del furgone, di quello che è, perché il connettore che c'è nel gancio traino, che è sostanzialmente quello che replica le luci sul rimorchio, in realtà non ha solo le luci che vanno comunque collegate sui fili, sui fanali, eccetera, perché ci sono freccia destra, freccia sinistra, posizione destra, sinistra, insomma tutte le luci vanno collegate con dei fili alle luci del rimorchio che passano attraverso il connettore, ma la cosa forse un po' più complicata è il fatto che bisogna installare una centralina che gestisce tutte queste luci replicate, ma che ha bisogno anche di un 12 volt diretto dalla batteria. Bisogna anche arrivare con un cavo diretto alla batteria, che avrà poi il suo portafusibile, tutte le sicurezze del caso, però avendo tutto il furgone allestito dietro, per fortuna quando ho fatto i lavori avevo predisposto una tubazione da buon elettricista, l'abbiamo sfruttata, arrivava direttamente sotto il cruscotto e abbiamo potuto mettere il cavo del 12 diretto, altrimenti bisogna passare sotto il mezzo, ma non è una cosa che mi piace mai fare, oppure bisogna farlo, se lo fate su un furgone, possibilmente prima di allestirlo, perché così avete il pianale libero, siete più comodi. Questa centralina va installata, gestisce tutte le luci replicate e fatto quello avete finito. Perché dico che gestisce tutte le luci? Ve lo faccio vedere, perché il connettore, che attualmente è un connettore a 13 poli per la normativa vigente, replica diverse cose. Allora, freccia sinistra, luce posteriore retronebbia, poi c'è la massa, freccia destra, luce posteriore destra che fa anche luce targa, stop, posizione sinistra, retromarcia, poi abbiamo il 9 e il 10 che sono alimentazione permanente e cavo di ricarica per batteria caravan frigo, 11 e 12 vuoti, 13 di nuovo una massa. Questo è il connettore a 13 poli, che è quello che si usa oggi. Esiste anche il connettore a 7 poli. Perché esiste? Perché alcuni vecchi rimorchi hanno ancora l'attacco a 7 poli. Come funziona l'attacco a 7 poli? Sostanzialmente ci sono solo le luci, esistono comunque degli adattatori che fanno la conversione da 13 a 7 e vi lascio anche il link in descrizione, perché è tutta roba poi a livello di accessori che si trova tranquillamente su Amazon. Quindi montato il tutto, fatto tutto il collegamento, si chiude il furgone e noi abbiamo installato il gancio traino. Ora facciamo un passo indietro, perché bisogna parlare di quando si può mettere il gancio traino o quando non si può mettere il gancio traino. E qua arriviamo al libretto del mezzo su cui volete installarlo. C'è una voce sul libretto che è la O.
c'è O1 e O2. O1 sarebbe la massa ammissibile per essere trainata col gancio traino con un rimorchio frenato, mentre O2 sarebbe la massa trainabile col rimorchio non frenato. Sostanzialmente, se alla voce O, che sia 1, 2 o senza numero, non avete nessun valore, vuol dire che il vostro mezzo non può mettere il gancio traino. Semplice. Se invece trovate un valore come questo che è 1000, vuol dire che sul vostro mezzo potete mettere un gancio traino e trainare al massimo 1000 kg. 1000 kg vuol dire il peso del rimorchio più quello che eventualmente caricate, quindi il massimo totale che attaccate sulla pallina è 1000 kg. Questo valore cambia in base al tipo di vettura, cambia in base al tipo di trazione, perché se è trazione su 2 ruote o su 4 ruote cambia il potere di trazione, quindi cambia anche la massa trainabile, dipende dalla potenza, dipende da un sacco di cose. Questo vi vincola assolutamente per quello che riguarda quello che poi potete attaccare sul gancio traino. Se io sul mio furgone mi hanno messo un traino massimo di 1000 kg, non posso attaccare un rimorchio a 3 assi per trasportare un'auto, ok? Il concetto è quello. A me va benissimo, io ho preso un rimorchio che è abbastanza leggero ma che è molto spazioso per quello che devo caricare io, 1000 kg, bastano e avanzano. Fatto questo, viene installato il gancio traino, sulla parte dietro vi appiccicano esattamente un adesivo dove dice applicazione gancio traino con la data, veicolo munito idoneo di gancio traino per rimorchio, massa complessiva massima del rimorchio chilogrammi 1000, larghezza massima del rimorchio o caravan metri 2. Perché metri 2? Perché in base al mezzo che traina vi impongono anche una larghezza massima che nel mio caso è 2 metri, quindi non posso mettere un rimorchio che sia 2,10 metri. Poi ci sono delle regole, ci sono dei limiti di utilizzo. Allora, il gancio traino è comunque un dispositivo a sfera per rimorchi leggeri con massa a carico non superiore a 750 kg oppure massa complessiva a pieno carico di motrice e rimorchio non oltre 3,5 tonnellate per quanto riguarda la guida con patente B. Il limite previsto appunto dalla patente B è 3,5 tonnellate, ma dipende dalla massa a pieno carico omologato nella specifica della vettura. E come vi dicevo, se non è riportato alcun valore significa che l'auto non è omologata per il traino. Accade spesso per le auto dotate di impianti a gas o per le auto elettriche, dove per ragioni di sicurezza o per la posizione delle batterie non è possibile installare il gancio traino. Cosa implica avere un gancio traino e trainare qualcosa? Sostanzialmente nella guida, almeno col mio rimorchio che è piccolo e leggero, non cambia tanto, perché comunque il rimorchio segue bene dove passa il mezzo che traina. Solo nelle curve molto strette bisogna fare attenzione perché chiude un pelino, per il resto non è un grosso problema. È chiaro che bisogna poi vedere se mettete un rimorchio leggero non frenato o un rimorchio come il mio che ha comunque il freno. Cosa succede? Che quando frena il mezzo trainante, l'inerzia che spinge il rimorchio verso il mezzo trainante va a far lavorare un sistema che frena le ruote del rimorchio. Quando fate questo sentite leggermente un colpetto. Poi è chiaro che bisogna andare piano, bisogna fare attenzione, non bisogna fare gli spericolati, e in autostrada o comunque nelle strade cambiano anche i limiti. Certo, i viaggi sono un po' più lunghi, però vi garantisco che aiuta anche a consumare meno. Vi mettete lì mentre siete alla guida col Bluetooth connesso, fate le vostre telefonate e in qualche modo vi passa. Come vi dicevo, il mio è un gancio verticale, a estrazione verticale, vuol dire che non è sempre fisso. Sempre fisso costano un po' meno, però può dare fastidio. Uno, perché vi allunga l'ingombro in caso di parcheggio eccetera. Due, perché se non ve lo ricordate andate a sbattere da qualche parte o ci sbattete voi mentre passate ed è molto facile. Poi rimane lì, è brutto, tende a prendere diciamo più pioggia, non mi piaceva. Per la poca differenza di prezzo conviene averlo estraibile. Estrazione verticale vuol dire che da sotto va inserito il braccio con la palla e sempre da sotto va tolto. Non è una cosa comodissima, ok, bisogna mettersi un attimo lì, però è fatto veramente bene, è veloce. Poi questo sistema della Brink è molto comodo perché ha un pomello da girare che fa tutto in automatico e ha una chiave di sicurezza chiaramente per non farvelo portare via, perché altrimenti viene estratto, se lo portano via e vi tocca ricomprarvi il ricambio. Vi faccio vedere un attimo questa procedura di aggancio. Chiaramente bisogna infilarsi sotto il mezzo per fare questo inserimento verticale, si incastra automaticamente, si blocca la serratura di sicurezza. Quando vedete il verde vuol dire che è montato correttamente ed è in sicurezza. Basta poi attaccare il connettore del rimorchio, si fa un mezzo giro, si incastra e mi raccomando sempre il gancio di sicurezza.
Poi nel mio caso si poteva scegliere anche la versione fissa, anzi c'erano due versioni fissi, una normale e una col montaggio un po' più basso, perché quella col montaggio più basso consente di aprire le porte posteriori anche col rimorchio. Ad esempio il mio gancio traino, se ho il rimorchio agganciato non riesco ad aprire le porte. Lo sapevo, non è un grosso problema, tanto normalmente quando arrivo lo sgancio. Come faccio a sapere se esiste il gancio traino per il mio mezzo e che versioni ci sono? Ve lo faccio vedere ad esempio sul sito della Brink, ma questo non è un video sponsorizzato da Brink, non mi hanno regalato niente eccetera, lo faccio solo per darvi un'informazione. Allora, in questo caso andiamo sul sito Brink, lo trovate subito, mettiamo la marca del mio furgone, anno di costruzione 2020, modello Berlingo, ricerca gancio. Vedete che per ogni modello di gancio ci sono due versioni, per la versione lunga 4,75 e la versione corta 4,40. Questo è il gancio traino estraibile verticale, il mio, oppure c'era quello fisso, diciamo versione più bassa, o quello fisso che rimaneva più alto. Vedete che ci sono delle note, la porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato, mentre questo, la sfera montata nella posizione più bassa, consente l'apertura delle porche con rimorchio agganciato. Il mio gancio traino, che è questo per la versione lunga, vedete che include ad esempio anche la versione Berlingo, quella elettrica. Maggiori informazioni vi fanno vedere tutte le cose che ci sono nel kit, tutti i componenti, il furgone col gancio traino estratto dove non si vede assolutamente nulla e non c'è da tagliare paraurti, gancio montato, laterale senza gancio e laterale col gancio, quindi vi fa già vedere un'anteprima di come rimane realmente sul vostro mezzo e vi dà la possibilità comunque di scaricare le istruzioni per dare un'occhiata a che cosa è incluso e cosa si monta, anche se poi di fatto il montaggio non potete farvelo voi. Il gancio traino montato, tutto a posto. Una volta pagato chi ve l'ha installato, che verosimilmente vi vende anche il prodotto, voi avete finito, non avete più spese. Le spese arrivano nel momento in cui comprate il rimorchio e lì in base al rimorchio ci sono da pagare eventualmente tipo il bollo, che su alcuni rimorchi c'è, su alcuni no. Sul mio non è da pagare il bollo, però ad esempio c'è da pagare l'assicurazione. Io per il rimorchio ho fatto un'assicurazione che comunque costa 54 euro all'anno, non è una cifra impossibile ed è obbligatoria, sì. Una volta non lo era perché quando viaggiate l'assicurazione del mezzo che traina, e dovete verificare che ci sia inclusa questa particolare copertura, assicura anche quello che trainate. Invece quando il veicolo che traina è fermo con rimorchio agganciato o quando il rimorchio è parcheggiato da solo, va assicurato. Questa cosa una volta non era così, però adesso con le ultime leggi è diventato praticamente di fatto obbligatorio avere l'assicurazione, perché se il rimorchio è parcheggiato lì, qualcuno si fa male, deve essere risarcito. Se è parcheggiato agganciato, stesso discorso, solo quando viaggia risponde l'assicurazione del mezzo che traina. E questo è quanto, quindi insomma volevo raccontarvi questa esperienza, cosa vuol dire, che costi comporta e tutto quanto, però come ho detto all'inizio video io sono super soddisfatto, mi ha risolto molti problemi e nel prossimo video vi faccio vedere il rimorchio, le modifiche che gli ho fatto, quanta roba riesco a caricare e capirete perché sono così contento. È chiaro che il rimorchio bisogna poi avere un posto dove tenerlo, ma questo è un altro discorso. Se il video vi è piaciuto un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta. Se passate qua in negozio vi offro un caffè. Ciao da Massi Dattoli.